Ciao ragazzi. Oggi il Mofo X4x4, insomma, è tanto che è uscito, Dave Smith Instruments, e vabbè, 4 note di polifonia per 4. Questa se ne va. Io la prima volta che avevo provato questo strumento l'avevo provato in un negozio e la sensazione era che fosse un pochino asprino, inizialmente. Avevo avuto quella e l'avevo lasciato perdere. Poi insomma, prezzo pieno, così. Poi invece l'ho riscoperto, nel senso che ha una ottima capacità di stare nel mix, funziona e ci sono un sacco di buone opportunità. Poi 4 note di polifonia con questa qualità, tutte queste possibilità che adesso vedremo, non è nemmeno così super portatile, oltretutto, non è nemmeno così semplice questo taglio da trovare. Poi correggetemi se sbaglio, magari dico qualche stupidaggine, magari c'è in giro qualcosa di altrettanto, anzi, magari meglio, non lo so, però mi viene in mente che con questa portabilità, queste possibilità e anche questo sound è un'ottima opportunità in generale. Poi mi vedete bassissimo, ma perché quando sono a casa di mia suocera è sempre così. Scusate questa estrema versione casalinga, nel senso che sono un po' così, versione pigiama, diciamo, però è perché quando sono qui è tutto, faccio quello che posso, insomma, mi arrangio come posso. Tornando a noi, qui abbiamo la scelta abbiamo 2 oscillatori, la scelta della forma d'onda. Qui c'è il mixer fra i 2 oscillatori. Adesso questo metto l'altro oscillatore. Classica quinta. Adesso la rintono. Mescolando, in questo caso una quadra, abbiamo l'ampiezza della pulse, appunto, che possiamo chiaramente assegnare. Per esempio, adesso la isolo, sentite? Insomma, le funzioni fondamentalmente sono quelle classiche di un sintetizzatore, diciamo, tradizionale. Qui possiamo scegliere. L'unica cosa, appunto, è che nella maggior parte dei casi, in classico stile anche proprio visivo, dei Smith Instruments o sequential, insomma, che sia, selezionare che cosa si vuole utilizzare, nel senso che l'inviluppo può essere usato per il filtro, per l'amplificatore. In questo caso uso l'amplificatore. Per modellare fondamentalmente la forma del suono, l'attacco, il decay, la sustain, la release, è una DSR che possiamo usare anche sul filtro. Abbiamo poi questo feedback che permette di rendere chiaramente più cattivo il suono. In questo sintetizzatore devo dire che gioca un ruolo fondamentale perché cambia radicalmente proprio l'approccio sonoro, la voce del sintetizzatore, che va da, appunto, cristallina chiaramente è un po' imballata perché è un feedback, quindi è molto interessante questa cosa perché veramente fa la differenza tanto. Filtro,
funziona benissimo. Adesso chiaramente attacca come gli ho detto di attaccare, ma ora la sensazione, scusate sembro in affanno perché sono basso, devo mettere qualcosa sotto, ma poi mi sono dimenticato. Ora, questo era giusto per capire. Abbiamo l'opportunità di sincare qualsiasi cosa. Per certe, diciamo, possibilità c'è bisogno di entrare in questo menu. Qui c'è una specie di lista dei parametri e possiamo utilizzarli per gestire tutti i parametri. Alcuni di questi sono già presenti, quando si scorrono sono già presenti qui, altri invece no. Ora passerei, a proposito, per farvi sentire anche un po' il sound generale di questo synth. Ecco, la tastiera è molto molto bella, devo essere sincero. Poi nel pezzo che avete sentito all'inizio ho usato degli effetti di Logic, che sto usando Logic per registrare, e rispondeva bene anche proprio tipo per esempio al delay di Logic che conosco bene nella risposta. Rispondeva bene a livello audio, aveva un buon rapporto. Ecco, sentite che in generale dicevo, la tastiera è bellissima da suonare, mi sembra di riconoscere la stessa che c'è in altri modelli di Dave Smith. Partendo da qualsiasi cosa si trova subito una strada. Per esempio questo è un oscillatore, adesso insomma, come con tutti i sintetizzatori si può partire da uno di questi program. Anche pilotata con un'altra tastiera, adesso qui sotto ho un... risponde molto bene, devo dire la dinamica di questa tastiera è abbastanza alta, perché usando questa per esempio nei suoni che rispondono alla dinamica c'è una grossa differenza. Questa è veloce, molto, molto comoda, però sentite. Qui devo davvero spingere per raggiungere questa dinamica. Però questo può dipendere benissimo da questa tastiera che manda un segnale un po' più basso. A livello MIDI ci sono questi suoni che sono molto interessanti. Scusate, sono 4 note, mi devo ricordare. Sentite che ha un bel cuore, una bella voce, un bel suono.
Poi si sa, qui è una questione di gusti e anche di idea. Eh, Se si cerca un sintetizzatore morbido, rotondo, forse è meglio cercare altrove, nel senso qui si può raggiungere quel tipo di suono rotondo e piacevole, ma la caratteristica io la sento un pochino più aspra, ma nel senso anche buono del termine, nel senso che come al solito, il solito discorso. Molto spesso chi guarda i miei video mi dice sì, però poi alla fine ti piace, non ti piace, dipende. Cioè, è inutile, si può stare qui una vita a cercare di convincermi. Queste, le posizioni le prendevo fino a 25-30 anni, poi ho smesso di prenderle perché mi sono reso conto negli anni che ho preso delle cantonate assurde dicendo che una cosa non funzionava, non andava bene per me, non era l'ideale, poi dopo finivo per comprarla e utilizzarla per anni perché mi ci trovavo benissimo. Cioè, nel senso, ogni cosa ha una collocazione, può essere ispirante in un mondo o nell'altro. Io normalmente con le tastiere della Lady Smith mi trovo sempre di fronte a un suono, soprattutto quando sono, diciamo, c'è il nome Prophet dentro, mi trovo sempre di fronte a qualcosa che ha quello spigolo, quel dettaglio sugli acuti, sulle alte, sulle parti, che mi dà quella sensazione, mi viene voglia di fare un certo tipo di musica e di cose. Poi ci si mette lì, si può fare un po' di tutto, sono molto versatili, però comunque sono un po' in quella direzione. Se prendo un OB, sempre di Dave Smith, mi fa un altro effetto. Poi qualcuno dice no, ma guarda che si può fare tutto con tutto. Sicuramente è una questione di emotiva, uno si siede, ascolta dei preset, ci gioca un po' e trova una strada e viene coinvolto in un certo tipo in un certo modo e magari portato in una direzione anche artisticamente, anche a livello di ispirazione, come dicevo. Qui si può fare anche questo. Diciamo, ma non è... Cioè, a me piace molto come risponde su queste cose. Questa violenza qui è interessante e anche questo dettaglio in alto. Queste cose sono raffinate, sono belle, a me piacciono, poi è chiaro, dipende. Ogni preset porta in un mondo. Poi non è che non abbia ciccia, ce l'ha, però appunto dicevo, ci sono delle cose in particolare molto che proprio bucano in un altro modo, proprio si prendono lo spazio in un altro modo. È comunque un synth molto divertente, con la sua voce. Sto provando un po' di preset per farvi sentire più o meno di che cosa si tratta, insomma. Insomma, se ne possono fare di cotte e di crude, come si dice, no? Qui abbiamo poi
violentissimo. Ecco, devo dire che queste cose che possono sembrare magari così un po' semplici, nascondono un'intensità, devo dire, molto, molto bella. Poi vabbè, questo tipo di sintetizzatori ha sempre un carattere, quindi insomma io sinceramente qui il mio consiglio rispetto al discorso anche che stavo facendo prima sull'ispirazione o meno, secondo me la cosa migliore nel caso dei sintetizzatori è assolutamente provarlo in negozio è utile sicuramente per avere un'idea e tutto, però la cosa migliore sempre è, secondo me, poterlo tenere per un giorno o due e magari registrare, lavorarci un po', perché non si può mai sapere. A volte capita che un sintetizzatore che magari in negozio non vi è piaciuto o su un video di YouTube non vi è piaciuto, poi lo portate a casa, trovate una cosa che vi... una cosa che vi ispira non c'è una regola. A me sembra molto bello, super portatile, ha un taglio anche interessante perché insomma alla fine le 3 ottave e mezza va da un fa a un do e insomma si copre insomma un buon range, diciamo così. Poi abbiamo per ogni oscillatore abbiamo addirittura 10 ottave. Quindi insomma tante possibilità, un'ottima portabilità, una bella tastiera, 2 oscillatori, tutto quello che serve a un sintetizzatore per fare più o meno tutto. La voce è la sua, e lì vi deve piacere quella o meno, e quindi dico questo e lo dirò adesso ogni volta che farò un video su un sintetizzatore. Adesso non so quando uscirà questo video, se prima o dopo. In generale cercherò sempre di evitare di dare... se già non li davo, più mi dite che devo dare dei giudizi e meno ne darò, nel senso che riguardo alla mia attitudine personale, credo che, lo ripeto per l'ennesima volta, per ogni strumento possa dare qualcosa. Spesso capita che il prezzo abbia un senso, nel senso che quelle cose che costano molto spesso sono anche di buona qualità. A volte capita che ci siano delle eccezioni, no? Degli strumenti economici che possono dare molto. In generale qualsiasi strumento musicale può dare delle idee e dare un input musicale. Poi l'utilizzo, quello professionale, questa per esempio è una tastiera, vuoi un synth, prendi questo, ce l'hai lì, è intelligente come taglio, diciamo, ecco. Quindi io ragazzi vi ringrazio, vi saluto, vi ho fatto sentire un po' di suoni, magari continuo con un po' di preset, tanto che vi saluto, vi faccio ascoltare qualcos'altro. Dimenticavo, abbiamo anche il noise.
una sua cattiveria giù anche. È che in queste cose qui, così un po' più fini, ha molta personalità, quindi è per quello che mi porta lì. Sonora proprio a livello audio. Comunque, vabbè, insomma, qui ci sarebbe da scorrere 1000 preset. Bene, io vi ringrazio, vi saluto, e Mofo X4 secondo me è molto molto bello e piacevolissimo da suonare, molto divertente in generale, quindi insomma fateci un pensiero e niente, come al solito vi ringrazio, vi saluto, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanella. E mi dicono sempre tutti che devo dirlo all'inizio perché sarebbe meglio, ma lo dico sempre alla fine, mi dimentico. E quindi, insomma, niente, iscrivetevi che per me è un piacere e mi date una mano a portare avanti questo canale. Ciao ciao a tutti, ciao ciao.